e benvenute sul canale del Cestino dei Tesori Maglie Uncinetto. Oggi vedremo insieme la realizzazione di questa kokeshi. È una bambolina giapponese fatta con il filato fiocco e che poi ho arricchito di particolari. Infatti l'ho voluta chiamare kokeshi a modo mio. Io ho fatto un hobby che è in colore contrastante, poi rifinito con un ricamo, ho ricamato anche il kimono, poi ho fatto una sorta di ricamino anche sulle maniche, quindi le ho lavorate in rilievo, e poi ho aggiunto le catenelle con le perline per i codini e questi fiori di stoffa. Ma veniamo all'illustrazione dei materiali. Allora, per realizzarla vi servono tre colori principali che io ho utilizzato per fare il vestito, un color carne, io ho utilizzato un colore molto chiaro, poi vi servono un paio di guiate di nero e di rosso per fare la bocca e gli occhietti, vi serve una godalana, un marcapunti, due fiori di stoffa ma potete farli anche a uncinetto, delle perline per rifinire i fili per le codine, forbici e uncinetto numero 2,5. La bambolina misura circa 12 cm con i materiali che ho utilizzato io e direi che a questo punto possiamo anche iniziare la sua realizzazione, quindi vi lascio al video. Iniziamo con la realizzazione del corpo della kokeshi. Allora facciamo il nostro cerchio magico, dopodiché prendiamo un cappietto e facciamo una catenella. Ci sfiliamo il cerchio magico dal dito e poi facciamo all'interno del cerchio una, due, 3, 4, 5 e 6 maglie basse. Come vedete io parto sempre con delle maglie basse piuttosto morbide. Adesso abbiamo 6 maglie basse e dobbiamo raddoppiarle, quindi in ogni maglia bassa del giro precedente dobbiamo andare a lavorare 2 maglie basse per un totale complessivo di 12 maglie basse. 7, 8, 9, 10, 11 e 12 maglie basse. Al terzo giro faremo una maglia bassa e un aumento. Una maglia bassa e un aumento. Una maglia bassa e un aumento per un totale complessivo alla fine del giro di 18 maglie basse. Siamo già a 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Questo è il terzo giro. Al quarto giro faremo una maglia bassa, un aumento, 1 e 2, una maglia bassa e un aumento, 1 e 2, una maglia bassa e un aumento, e siamo già a 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, 21, 22, 23 e 24. Quindi alla fine del nostro quarto giro avremo 24 maglie alte. Adesso facciamo un giro di maglie alte, scusate, di maglie basse. Adesso facciamo un giro di maglie basse, però lavorate in costa retro, quindi facciamo 24 maglie basse in costa retro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
e 24 e abbiamo fatto le nostre 24 maglie basse. Vedete, qua c'è il cordino che si è formato con la lavorazione soltanto in costa retro. Questo ci serve perché questa sotto è la base e adesso noi cominciamo a salire per il corpo della kokeshi. Quindi a questo punto quello che dobbiamo fare, e poi ci vediamo alla fine dei 3 giri, è fare altri 3 giri di maglie basse, quindi 24 maglie basse per 3 volte. Ci vediamo dopo. Allora, ho finito i 4 giri, anzi devo fare l'ultima maglia, ma adesso l'ultima maglia la faccio con voi perché adesso vi faccio vedere cosa dobbiamo fare. Dobbiamo fare un cambio colore. Scusate, ho tirato il filo della lampada e purtroppo si è mossa la telecamera. Allora, entro nell'ultima maglia, tiro fuori la solina, prendo il filo nuovo e faccio la chiusura, diciamo. Poi prendo i 2 fili e inizio a fare le 24 maglie basse con il nuovo colore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Questo lo possiamo già tagliare, mentre l'altro ce lo portiamo dietro, poi vi spiego perché. 2, 4, 6, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Adesso devo fare un altro giro di 24 e poi dopo, questo io adesso lo lascio perché quando io finirò le 24 maglie con l'arancione, perché faremo un secondo giro, lo andrò a recuperare e ricomincerò a lavorare da qua senza averlo mai staccato. Ci vediamo dopo. Ho finito le 24 maglie, come vi dicevo, adesso faccio la stessa cosa che ho fatto poco fa. Inizio il punto con l'arancione in questo modo e lo finisco con il lilla, così. Da questo momento faccio altri 3 giri di punto basso, sempre da 24. Faccio così, faccio vedere i primi 5 punti, 1, 2, 3, 4 e 5. A questo punto direi che possiamo staccare il filo arancione e proseguire con il viola. Dobbiamo fare altri 3 giri di punto basso. Allora, finiti questi 3 giri, come vedete la giuntura si vede, ma non vi preoccupate perché poi verrà coperta quando metteremo le maniche, quindi non vi preoccupate. Allora, finiti i 3 giri, come vedete io non sto usando il marcapunti, ma perché appunto io sono abituata a contare. Ovviamente laddove non doveste avere la stessa, come dire, la stessa attitudine a contare punti, vi consiglio di utilizzarlo perché sicuramente vi fa fare meno pasticci. Allora, finiti i 3 giri di 24 punti, andiamo a fare le diminuzioni. Facciamo una maglia alta, 2 maglie alte e una diminuzione. No, scusate, la diminuzione la facciamo invisibile qua. 1 e 2. Adesso vi faccio vedere cosa intendo per invisibile. 1 e 2 maglie basse e poi prendiamo una solina della prima maglia bassa, una solina della seconda maglia bassa, passiamo il filo sull'uncinetto e poi chiudiamo il punto. 1, 2, a solina, a solina e chiudiamo il punto. 1, 2, a solina e chiudiamo il punto.
e siamo già a 12, 12, 13, 14 e 15, 16, 17 e 18. E così stiamo cominciando a fare le diminuzioni del corpo. Adesso andiamo a fare un altro giro di diminuzioni. Facciamo da 18 dobbiamo passare a 12, quindi facciamo una maglia e una diminuzione e siamo a 2, 3, 4, 5 e 6, 7 e 8, 9 e 10, 11 e 12 e abbiamo diminuito ancora. Adesso facciamo un giro di 12 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e attenzione, la 12ª maglia la lasciamo in sospeso perché andiamo a prendere il filato color carne. Aspettate che trovo il capo, eccolo qua, si era un po' ingarbugliato, eccolo qua. Quindi chiudiamo il punto con il filato color carne. Ok, tiriamo bene i due fili e ricominciamo a fare le 12 maglie basse, soltanto un giro, soltanto un giro di 12 maglie basse. Ok, così prendiamo tutti e due i fili, mi raccomando, perché poi dobbiamo tagliarli perché non ci servono più. 2, 3, 4, 5, 6, è un po' complicato così piccolino. Tagliamo le codine così ci viene anche un po' più semplice. 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e abbiamo cominciato la testina, vedete, senza cuciture, senza fare nessun tipo di stacco. Allora, iniziata la testina, adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo iniziare a aumentare, quindi partiremo dal giro successivo e faremo una maglia bassa e un aumento. 3, 4, 5 e 6, 7, 8 e 9, 10, 11 e 12, 13, 14, 14 e 15,
16, 17 e 18. Ok, quindi in questo nuovo giro abbiamo 18 maglie, al prossimo dobbiamo aumentare ancora e ne avremo 24, quindi facciamo maglia bassa e aumento. Maglia bassa e aumento. E così via fino ad arrivare a 24 maglie. Al giro successivo avremo maglia bassa e aumento, poi maglia bassa e aumento. Quindi sostanzialmente che cosa succede? Che dobbiamo arrivare con questo sistema, quindi aumentando diciamo il passo ad ogni giro di una maglia bassa, a un totale di 42 maglie basse, e poi là ci rivediamo. Allora, come vi dicevo, sono andata avanti e sono arrivata alle 42 maglie basse, dopodiché ho fatto 5 giri di 42 maglie basse, quindi abbiamo 12, 18, 24, 30, 36, 42, 1, 2, 3, 4 e 5 giri di 42 maglie basse. A questo punto dobbiamo ricominciare le diminuzioni. E come facciamo? Facciamo così, facciamo una, 2, 3, 4, 5 e poi 2 maglie insieme. Qua non è necessario fare la diminuzione invisibile perché poi sarà coperto dai capelli. 1, 2, 3, 4, 5 e questo insieme. Ecco, sono venuti fuori anche quelli che userò poi per fare gli occhietti e la boccuccia. Allora, andiamo avanti. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Alla fine di questo giro avremo 36 maglie. Io adesso questo giro lo finisco con voi, inizio il successivo così capite la logica, che poi è sempre la stessa delle diminuzioni. Quindi facciamo 5 maglie basse e una diminuzione. 1, 2, 3, 4, 5 e una diminuzione. 1, 2, 3, 4, ecco, non ho contato la prima, comunque vabbè, è uguale, facciamo la diminuzione e siamo a 36 maglie basse. Adesso cominciamo il successivo, in cui facciamo anche la verifica che ci siano tutte le maglie, e stavolta dobbiamo fare una, 2, 3, 4 e 2 insieme. 1, 2, 3, 4 e 2 insieme. Alla fine di questo giro avremo 30 maglie basse. Al successivo giro chiaramente avremo 3 maglie basse e una diminuzione, e così via fino a esaurire le maglie. Io adesso finisco questo giro. 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5.
vedete che forse ci siamo. 1, 2, 3, 4, vedete ne avevo saltato uno e quindi avevo ragione e adesso lo abbiamo recuperato. E 5. Quindi alla fine di questo giro abbiamo 30 maglie basse. Adesso cosa facciamo? Visto che abbiamo iniziato a rimpicciolire il foro della testina, cominciamo a riempirlo. Quindi prendiamo la nostra ovatta sintetica, la spingiamo bene in fondo perché dobbiamo imbottire sia il corpo sia la testa. Credo che quella che ho qua sia un po' pochina. Prenderemo ancora. Infilo bene dentro il corpo. Così, vedete? E quindi ho riempito tutto il corpo, adesso bisogna riempire anche la testa. Facciamola bella piena, così rimane ben compatta. Infatti vi dicevo che era poca. Adesso faccio altri 2 giri di diminuzione e poi riempirò ancora. Quindi a questo punto io proseguo in questa maniera fino alla fine. Quindi adesso siamo a 30, poi farò 24, 18, 12, 6 e poi chiudiamo il lavoro. Ci vedremo quando avrò chiuso il lavoro. Allora, vi faccio vedere che ho chiuso la testina. Come vedete ho preso dentro un pochino dell'ovatta sintetica, ma vabbè, insomma, ci sta, nel senso che poi viene coperta anche dalla parrucca, quindi non si vede più. E così il corpo è finito. Adesso lo mettiamo da parte e iniziamo a lavorare agli altri particolari. La prima cosa, in effetti, è la parrucca. La parrucca che noi facciamo in questa maniera. Allora, io sono partita con il solito cerchio magico e ho fatto a crescere 6 giri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, fino ad arrivare a 36 maglie basse. Allora, a un certo punto, cosa è successo? Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare che dobbiamo ripetere il giro di 36 maglie basse. Poi torneremo a fare 42, un aumento, quindi arriveremo a 42 maglie basse e ripeteremo per 5 volte questo giro. Quindi arriviamo a 36, ripetiamo il 36, aumentiamo ancora a 42, facciamo 5 volte il 42 e dopodiché facciamo la parte posteriore della parrucca, che è praticamente il capello che viene dietro, quindi tutta la parte, diciamo, che poi avvolge la testa. Quindi non vi faccio vedere tutti i passaggi perché sono bene o male sempre gli stessi. L'unica particolarità di cui vi volevo parlare era proprio la ripetizione di questo giro di 36 maglie basse e dopodiché per il resto si continua come abbiamo fatto per la testina. Quindi ci vediamo dopo. Allora, sono arrivata alla fine della mia calottina, cioè quindi ho fatto i miei giri, ricapitolando ho fatto 6 giri di aumenti, quindi da 6 siamo passati a 36 maglie, poi ho ripetuto il giro da 36 maglie, poi ho aumentato ancora a 42 maglie e poi ho fatto 5 giri di 42 maglie. Adesso quello che faremo sarà la parte, diciamo, posteriore della testina, quindi i capelli che scenderanno un pochino. Queste righe andranno lavorate in andata e ritorno. Come facciamo? Adesso vi faccio vedere. Allora, prendiamo l'uncinetto e facciamo una, 2, 3, 4, 5 e una diminuzione. 1, 2, 3, 4, 5 e una diminuzione. 1, 2, 3, 4, 5 e una diminuzione. 1, 2, 3, 4, 5 ed una diminuzione. Abbiamo un totale di 24 maglie basse. Come vedete io ho fatto le diminuzioni classiche, non quelle invisibili, adesso capirete perché. Adesso che facciamo la riga del ritorno capirete perché. Adesso io giro e faccio 24 maglie basse. 1, 2, 3, 4,
24. Ok, allora fatte le 24 maglie basse, adesso dobbiamo fare una catenella, girare il lavoro e operare delle altre diminuzioni. Facciamo 1, 2, 3, 4. Vedete che se provo a prendere questi che sono già lavorati con le diminuzioni invisibili non ce la faccio, e allora preferisco farlo in maniera omogenea dappertutto nello stesso modo. Quindi facciamo 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5. E con questo siamo arrivati alla fine del giro. In questo diciamo segmento abbiamo 20 maglie basse. Catenella, giriamo il lavoro, facciamo le 20 maglie basse dalla parte interna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Fatte le 20 maglie basse, catenella, giriamo il lavoro e facciamo la prima e la seconda, facciamo una diminuzione, quindi una, poi facciamo una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, altra diminuzione, catenella di sicurezza e tagliamo il filo e abbiamo finito la nostra parrucchietta. Ah, ecco, volevo dirvi che io adesso la sto facendo arancione per evitare che col nero non si veda niente, però solitamente a me piace di più farle nere. Comunque insomma non ha importanza, la potete fare del colore che volete. Io ho preferito adesso un colore chiaro per farvi vedere bene tutti i passaggi, vedete? E così l'abbiamo messa nella testa della nostra bambolina. Adesso dobbiamo andare a fare i codini sono così. Io ne ho già fatto uno, ne farò un altro da mettere dall'altra parte. Lo iniziamo insieme, la logica è sempre quella, l'unica cosa dovete tenere presente che per farlo così piccolino dobbiamo iniziare con 5 maglie basse. Quindi rifacciamo per l'ennesima volta il nostro cerchio magico, lo sfiliamo dal dito, facciamo anziché 6 maglie basse ne facciamo 5, 2, 3, 4 e 5. Chiudiamo in questo modo, andiamo a raddoppiare nel prossimo giro tutte le maglie basse, quindi facciamo 1, ecco qua, 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8, 9 e 10. Poi facciamo una maglia bassa e un aumento, quindi alla fine di questo giro ne avremo 15 e sono 2 e 3, 4, 5 e 6,
7, 8 e 9, 10, 11 e 12, 13, 14 e 15. Il quarto giro sarà una maglia bassa, una maglia bassa, un aumento. Alla fine di questo giro avremo 20 maglie basse. Il giro di 20 maglie basse lo dovremo ripetere per altre 3 volte, quindi ci vediamo alla fine di queste 3 volte. Finiti i 3 giri, allora ricapitolando: 5, 10, 15, 20, 20, 20, 20, quindi abbiamo 3 giri da 20 oltre a quello di aumenti. Adesso dobbiamo iniziare a diminuire. Facciamo una e 2 maglie basse e poi 2 chiuse insieme, 3, 4, 5 e 6, 7, 8 e 9, 10, 11 e 12, 13, 14 e 15. Ok, adesso facciamo un altro giro di diminuzioni e da 15 passiamo a 10. 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8, 9 e 10. Maglia bassissima, catenella di sicurezza, stacco il filo, riempio. Un altro pochino. E qui ho i miei 2 bei codini pronti per essere attaccati. Allora, io adesso guardate cosa faccio. Se trovo l'ago, eccolo qua. Cosa faccio? Prendo questo filo, l'ho lasciato un po' cortino a dire il vero, però dovrebbe fungere lo stesso. Prendo questo filo, lo faccio passare attraverso l'ultimo giro, tiro bene, tiro bene, assicuro con un nodino, adesso ve lo faccio vedere. Li faccio passare, tanto poi lo devo incollare, io questi li incollo con la colla a caldo, questo magari lo taglierò dopo. E quindi ho pronto il mio codino. Cosa dobbiamo fare adesso? La manichetta e la manina. Allora, la manina si fa esattamente nello stesso modo che avete visto per iniziare questo, solo che anziché fare 3 giri e poi le diminuzioni, si fanno soltanto 5, 10, 15 e 2 giri ulteriori e basta. E questo è tutto il lavoro che bisogna fare per fare la manina. Quindi partiamo sempre con l'anello magico di 5 catenelle. In questo caso qua abbiamo 6, 12, 18, poi abbiamo ancora un 18, poi abbiamo 24, 24, 24, 24, 24, però
questo poi lo vediamo insieme, e poi l'ultimo giro. Adesso iniziamo insieme a fare la manichetta, anzi, sapete cosa vi dico? Che inizio a fare la manichetta e dopodiché ci vediamo quando avrò ripetuto il giro da 18 maglie basse, per poi vedere il prosieguo e fare questa parte qua in cui poi vado a fare la decorazione. Ci vediamo dopo. Rieccomi. Allora, adesso dobbiamo fare i giri da 24, 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e 8, 9, 10, 11 e 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Allora, quindi abbiamo detto 6, 12, 18, un altro 18 e abbiamo fatto l'aumento a 24. Adesso dobbiamo fare 6, 12, 18, 18, 24, 24, 24, 24, 24. Quindi dobbiamo fare 6, 12, 18, 18, 1, 2, 3 e 4 giri da 24. Quindi ci vediamo dopo. Allora, rieccoci. Io in realtà di giri da 24 ne ho fatti 3 perché il quarto lo dobbiamo fare in costa retro. Allora, facciamo 1, vedete che ho preso soltanto la solina posteriore, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Il 24 non lo finisco perché non so se avete visto, ma dobbiamo cambiare colore. Cambiamo colore, facciamo l'ultimo giro con l'arancione. Quindi facciamo come abbiamo fatto nel corpo. Finiamo il punto con l'arancione, dopodiché stringiamo bene e cominciamo a lavorare l'ultimo giro con l'arancione, acchiappando nella lavorazione i fili che non ci servono più, cioè quelli che dobbiamo fermare. 3, ops, questo lo volevo mettere dentro, 4, ok, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tagliamo questo, ecco, lo potremmo anche tagliare, ecco, a questo punto lo possiamo anche tagliare. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Ultimo punto, facciamo una maglia bassissima, catenella di sicurezza e stacchiamo il filo. Poi questo lo nascondiamo la codina con il laghetto che avevo qua, eccolo qua. Ecco qui, lo portiamo dentro in questo modo
e lo facciamo passare attraverso qualche maglia bassa in questo modo, così. Perfetto. Ok, tagliamo il filo. Adesso dobbiamo fare l'ultimo passaggio della manichetta. Vedete che abbiamo le asoline che sono rimaste all'esterno, quindi prendiamo il filo verde e lavoriamo proprio dentro le asoline in questo modo qua. Entriamo nella prima asolina e facciamo un cappietto. Cominciamo a lavorare dalla seconda facendo delle maglie basse. 1, 2, 3, 4. Vedete cosa sto prendendo io? La solina, quella che è rimasta all'esterno, perché noi abbiamo, se vi ricordate, abbiamo lavorato sulla solina interna. Quindi io lavoro su quelle all'esterno, le prendo per bene tutte. Ecco, sto andando avanti. Voglio farvi vedere per bene come si prendono. Ah, dovreste averlo capito. Facciamo una maglia bassa per ognuna delle asoline per creare questo motivo decorativo della manica. Guardate, adesso se io la metto così si vede, viene una specie di volantino sulla manica. Ok, facciamo una maglia bassissima per riunirci, dopodiché stacchiamo il filo e adesso invece cosa facciamo per nascondere questo? Entriamo con l'uncinetto dentro, vedete così, prendiamo i due capi e li portiamo sul retro del lavoro, tutti e due, in questo modo, vedete? Porto tutti e due sul retro, così. Faccio un bel nodino, tanto qua poi ci andiamo a incollare la manina. E taglio l'eccedenza. Adesso non mi resta che fare l'altra manina, la inizio con voi e poi ci rivediamo per l'assemblaggio. Allora ve la faccio vedere soltanto perché abbiamo detto che la dobbiamo iniziare con 5 maglie basse, per cui credo che sia abbastanza chiaro, però se la vediamo insieme è meglio. Allora faccio il mio solito anello magico, prendo la maglia bassa, scusate, prendo la solina e faccio 5 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, tiro il filo, 3 giri di aumenti, quindi scusate, 2 giri di aumenti, quindi da 5 passiamo a 15 più 2 giri da 15 maglie ciascuno. Adesso faccio questo qua con voi, poi dopo ci vediamo alla fine. Mm. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Adesso qui facciamo una maglia bassa e un aumento e arriviamo a 15. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14 e 15. Adesso quello che dobbiamo fare, vedete, intanto ho incollato le manine nelle maniche in modo che sporgano leggermente, le ho incollate con la colla a caldo. Farò tutto con la colla a caldo. Allora, adesso con il filo verde, perché ho scelto questi tre colori per la mia kokeshi, mi vado a posizionare sul retro della bambolina e faccio questo lavoro qua. Qua non ha importanza perché tanto poi non si vedrà, quindi lo posso lasciare anche in evidenza il nodino. In altre parti invece lo dobbiamo nascondere. Passo tutto intorno facendo una sfilza di punto indietro per bordare l'obi sostanzialmente, quella che poi sarà la fascia dell'obi. Ah, ecco, dobbiamo fare anche il pezzettino dell'obi, lo facciamo dopo. Facciamo prima tutte queste rifiniture, poi facciamo l'obi. Vedete? Io lo sto bordando tutto con il verde, facendo una filzettina di punti indietro. Faccio girare un po' il filo che si sta attorcigliando. Sono quasi alla fine di questo giro. Poi lo facciamo anche dall'altra parte, vedete che carino che viene? Viene molto carino. Ecco qua. Ok. Ok. E ok. A questo punto andiamo a fare la parte sotto. Nella parte sotto andiamo qua, che così facciamo i nostri punti indietro. Anzi, ci mettiamo così, ecco. Così facciamo direttamente, partiamo a sprombattuto. Spero che ci basti. Cinque, 6, no, non ci basta. E allora sapete che cosa facciamo? Non è un problema. Entriamo dentro, nascondiamo il filo in questo modo e poi ricominciamo con un altro filo. Vedete, si nasconde perfettamente. Ricominciamo con un altro filo e facciamo la fine del... A questo punto, come capirete, è più importante che il nodino venga nascosto, quindi lo nasconderemo. Adesso vi faccio vedere, vediamo se riesco a farlo senza particolari spargimenti di sangue. Soprattutto spargimenti di pazienza. Allora, faccio il nodino alla fine, poi dopo taglio, così nel momento in cui entro qui posso tirarlo e nasconderlo. Sì, ci sono riuscita. Adesso faccio così, vedete? E così non si vede neanche che c'è la giuntura. Non vi preoccupate se dietro poi le righe non combaciano, perché tanto poi le copriamo, quindi non c'è nessun problema. Per questo vi ho detto che anche se si vede il nodino dietro non è un problema, perché tanto poi appunto non si vedrà.
Adesso con questo stesso filo, l'ho fatto lungo apposta così non devo infilare nuovamente l'ago, dobbiamo andare a fare un altro giro di rifinitura. E adesso vi faccio vedere dove. Ok, entro così, tanto poi verrà incollato e taglio il filo. Ok, vedete? Quindi ho bordato tutto l'hobby. Adesso andiamo a fare un altro tipo di lavoro, che è quello che vi faccio vedere adesso. Sempre facciamo il nostro nodino, tagliamo la codina perché poi lo dobbiamo infilare dentro. Iniziamo a lavorare, se diciamo che questo è il nostro davanti, iniziamo a lavorare da qua. Questo nodino lo dobbiamo nascondere, un po' troppo l'abbiamo nascosto. Ok, questo nodino lo dobbiamo nascondere, ma non troppo perché sennò esce. Ecco qua. Adesso facciamo sempre una fila di punti indietro perché ho cominciato da qua, lo vedrete fra poco, fra pochissimo lo vedrete. Ok, tiro bene il filo. Spero che si veda bene tutto. Mi è caduto qualcosa per terra, ma non so cosa. Vabbè, pazienza, lo cercheremo dopo. Vedete, faccio tutto il giro intorno al collo. In questo modo. Così. Dai che ho gli ultimi due da fare, 1 e 2, e a questo punto cosa faccio? Vado a ricamare la parte davanti del lobby. Scusate, del kimono, non del lobby, del kimono. Ecco qua. Cercando di fare tutto in maniera molto regolare. Ecco qua, adesso io esco sotto, così. Esco dalla parte inferiore in questo modo qui, guardate. Quindi ho ricamato il kimono. Questo cerco di passarlo qua sotto un pelino e poi rientrare. Adesso vediamo se si tira l'altro pezzettino, così rientro, nascondo il filo, tiro e ho finito il ricamo del kimono. Vedete? Adesso andrò ad applicare le braccine qua e l'hobby dietro. Adesso dobbiamo fare l'hobby, mi sono dimenticata di farlo. In realtà uno ce l'ho già pronto, vi spiego come si fa, che così questo lo utilizziamo. No, mi serve arancione, ho sbagliato, questo è pronto, ma non è quello di questa bambolina qua, quindi lo facciamo insieme, ma è semplicissimo da fare, quindi ci vogliono proprio 5 minuti. Allora, questo si lavora dritto, vedete, è un rettangolino di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catenelle. A partire dalla seconda lavoriamo 6 maglie basse per 11 giri. Facciamo le nostre 6 maglie basse, quindi dobbiamo fare un totale di 11 giri. Questo è il secondo. Vi risparmio vedere tutta l'operazione
e ci vediamo alla fine quando dovrò cucire. Non mi piace come ho preso questo punto, eccolo qua, facciamolo bene. Uno, due, tre, 4, 5 e 6. Sono a 3 giri, ci vediamo fra 8 giri, così poi vediamo la cucitura. Allora, voi non avete visto il tempo perché io ovviamente ho lavorato da sola, ma ci ho messo veramente 5 minuti. Però che 5 minuti, insomma, a vedere fare sempre punto basso in linea diventano un po' scoccianti. Allora, io a questo punto cosa faccio? Lo piego in due, vedete, in questo modo, e dopodiché inizio a passare da una parte e dall'altra delle asoline. Metto in mezzo anche questo filo, così poi non ci dà più fastidio. Non so se vedete, passo da una parte e dall'altra e metto il filo in mezzo, così lo catturo e lo blocco. Adesso lo posso anche tagliare volendo. Così vi faccio vedere, passo da una parte e dall'altra, faccio un sopraggitto praticamente, una parte e dall'altra, dopodiché ripiego il pezzo, adesso passo anche tra questi così lo chiudo per bene, ripiego il pezzo in modo che la cucitura vada sul centro, così, così. E io per vezzo mio faccio la cucitura nel centro. Potrei anche non farla, ma a me piace, io la faccio. 2 e 3. Adesso prendo il filo, lo nascondo dentro, senza nessun, cioè non è necessario nessuna finezza estetica perché tanto appunto questa parte poi andrà incollata. Quindi adesso cosa facciamo? Allora vi spiego, intanto mettiamo dentro il filo della parrucchetta. Facciamo un altro lavoro, adesso vi faccio vedere. Facciamo questo lavoro qua. Sembra facile, però in realtà, essendo piena di particolari, comunque non dico che è complessa, però è abbastanza articolata. Difficile, come vedete, non lo è per niente. E che ci sono un sacco di dettagli. E io ho voluto che fosse così, proprio per fare una roba bella. Allora, mettiamo dentro il filo. Facciamo passare, tanto anche questa poi l'incolleremo. Io la incollo soltanto nelle due puntine laterali, tanto poi non si stacca più. Allora, quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo vedere dove è il ricamo del kimono e andarla a posizionare in modo che venga sul davanti, naturalmente, no? Quindi lo posizioniamo in questo modo. Dopodiché adesso io andrò a incollare, purtroppo il filo non ci arriva nella mia postazione, quindi mi devo alzare, andrò a incollare questi due codini sulla testa della bambolina. Vedete, in questo modo così. Poi incollerò questo sul retro e una volta che avrò incollato questo prenderò bene le misure su dove incollare anche le braccia, che devono essere incollate in questa maniera qua. Poi lo vediamo insieme, una volta che saranno incollate lo vedrete. Vedete? Quindi praticamente in questo modo io avrò completato la mia bambolina. Cosa manca? Ve lo dico subito. Manca sostanzialmente, mancano a parte il ricamo degli occhietti, ma adesso quello poi lo facciamo, ma manca la decorazione dei codini.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 catenelle. 40 catenelle, stacco il filo, lo lascio un po' lunghino perché adesso ci voglio mettere dentro una perlina. Prendo una perlina, in questo caso verde, che richiama un po' i colori. Vediamo se ce ne sono alcune che hanno il buco più largo ed è più facile farvi vedere come entra, cioè nel senso è più facile da fare entrare. Se proprio doveste trovare difficoltà, il mio consiglio è quello di bagnare la punta del cotone con un pochino di colla e vedete che passa, però vedete se lo fate così passa. Quindi adesso prendiamo la perlina, facciamo un doppio nodino qui nell'estremità del filo. Se fosse troppo corto non riusciremo a farlo, e tagliamo l'eccesso. Stessa cosa dall'altra parte. Dai, su, ecco entrato. Anche qua doppio nodino e poi vi faccio vedere come va posizionato. Io adesso vado a incollare il tutto, tanto comunque è un incollaggio con la colla a caldo. Vi ho fatto vedere dove si posizionano i pezzi, lo vedrete sicuramente ancora meglio dopo che saranno posizionati, e poi ci rivediamo per la fase finale. Ed eccoci qua, abbiamo la nostra bambolina pronta. Ho dovuto mettere sotto carica il telefono perché si stava scaricando. Allora, abbiamo la bambolina pronta. Come vedete, intanto ho fatto una stupidaggine perché guardate, avevo preparato quello giusto e ho attaccato quello sbagliato, ma fa lo stesso. Adesso, come vedete, abbiamo la nostra bambolina, dobbiamo ricamare gli occhi. Ho attaccato le braccia, vedete, le braccia praticamente vanno proprio di fianco all'hobby. Poi, adesso sistemiamo bene la parrucchina qua, in questo modo qui, così. E adesso andiamo a ricamare gli occhietti e la boccuccia. Allora, per ricamare gli occhietti io ho bisogno veramente di pochissimo filato nero. Faccio sempre un nodino, parto da qui, vedete, praticamente attaccato alla parrucca, e mi sposto di un paio in modo che quando tiro il filo si nasconde la codina. No, si è nascosta, è venuta fuori. Facciamola nascondere bene, senza farla venire troppo fuori. Ok, adesso cosa facciamo? Dobbiamo ricamare l'occhietto, quindi ci spostiamo di 2 e di una riga. Poi andiamo a fare la stessa cosa dall'altra parte. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, qua. Usciamo qua. Vedete? Ci spostiamo di 1, 2 e andiamo a ricamare da questa parte. Poi prendiamo il filo e lo facciamo uscire da qualche parte, così. Vedete? Allora, quando io uso la parrucca nera, ovviamente ho la possibilità poi di nasconderlo facendolo entrare e uscire dentro. In questo caso non ce l'ho, quindi devo operare dei piccoli stratagemmi, quindi entrare e uscire nello stesso punto e nasconderlo nel mezzo, prendendo dentro ovviamente la parte sotto del lavoro. Così l'ho nascosto, adesso facciamo così e scompare. Vedete? Ho ricamato gli occhietti. Nello stesso modo prendiamo un po' di filato rosso, proprio poco ce ne serve perché dobbiamo fare la boccuccia. Infiliamo l'ago.
Ok, ho infilato l'ago, faccio sempre il solito nodino, faccio, mi metto tra i due occhietti, metto qui così, mi metto tra i due occhietti e ricamo, è uscito. Anzi, mi metto così, facciamo così. Ecco, non ho tagliato il filo, brava. Di far entrare bene la codina qui. Passo più volte nello stesso punto, la boccuccia deve essere proprio appena accennata. Continuo a vedersi la codina, quindi mi sa che scucio tutto, adesso vediamo. No, riesco a nasconderla bene. Comunque dovete fare proprio un puntino appena accennato, vedete? Ci passate 5-6 volte in modo che venga un pochino in rilievo. No, non mi piace, devo rifare il tutto. Anzi, no, guardate, guardate. Forse si risolve da solo il problema. Vediamo se è vero. Entrando dentro. Così. Sì, si è risolto da solo, vedete? Adesso la boccuccia è appena accennata. Io ripasso l'ultima volta. Anche in questo caso mi vado a nascondere sotto la parrucca. Rientro, prendo un po' di roba dentro così ed esco in questo modo, taglio il filo, aggiusto tutto e guardate qui, la kokeshi pronta. Adesso la nostra kokeshi è veramente pronta e finita. Abbiamo messo le catenelline per fermare le codine, vedete? Cioè, quindi praticamente intorno alla codina per fare, diciamo, per fare un decoro abbiamo messo le 2 catenelle, poi ho applicato i fiori, poi ho ricamato gli occhietti, la boccuccia, messo le manine, l'obi e la nostra kokeshi è pronta. Come sempre io spero che questo video vi sia piaciuto, se avete domande, dubbi, perplessità o avete bisogno di chiarimenti basta che lasciate un commento qui sotto nell'info box e fatemi sapere se vi è piaciuto, fatemi sapere se vi piace che continui su questa strada. Sicuramente farò altri capi di abbigliamento e accessori perché ho già in mente qualcosa, però mi piaceva in questo periodo, non so perché in questo periodo mi sento particolarmente ispirata per gli amigurumi. Quindi, come vi dicevo, se il mio video vi è piaciuto, se la Kokeshi a modo mio vi ispira e vi viene voglia di realizzarla, fatemelo sapere e io continuerò su questa strada. Intanto, come sempre, vi ringrazio per avermi seguito fin qua e come sempre vi auguro buon lavoro e buon divertimento. Alla prossima!